Ragazzi, buongiorno. Stanotte stavo pensando, lo so, sembra strano, anche io penso a volte, che era da un po' di tempo che non vi portavo nella mia colazione, quindi stamattina facciamo colazione. Tazzina stilosa stamattina. Come sapete, oggi è gara 2 di playoff, dopo che è successo tutto il casino che ormai avete già visto nello scorso video. Come sempre, se non l'avete visto, andate a rivedervelo, ragazzi. Quindi è importante partire bene oggi, sarà una partita tosta, perché appunto non giochiamo da 3 settimane e, come potete capire, non siamo tanto in ritmo gara. Quindi dovremo trovare il ritmo fin da subito, partire bene per impostare appunto il nostro gioco che dobbiamo un po' ritrovare. E poi, ragazzi, una volta che fai tutto questo, il risultato viene da solo. Però prima di tutto questo mi faccio la barba perché sono una cosa indecente. Sì, ragazzi, ce n'è proprio bisogno. Tralasciando il mio colore che sembro morto da 14 mesi, da quanto sono bianco, vabbè, mi faccio la barba, ragazzi, mi faccio la barba. Questo è il campo di battaglia. Diamo una sciacquata, va. Come nuovo, ragazzi, come nuovo. Oggi non è male per niente, ragazzi. Occhiale. Come sempre, oggi andiamo a fare un po' di stretching e mobilità prima della partita, che è sempre una buona abitudine. Oh, issa. Belle le macchine sportive, le macchine basse, però minchia che fatica ad entrare. Che bello abitare a 2 minuti dalla palestra, ragazzi. Non potete capire. Non potete capire, ragazzi. Direi oggi ventilato, Porca troia. Pazzesco comunque che tutta la settimana brutto, comunque incerto, arriva il giorno della partita dove non puoi fare niente, ovviamente. Un sole della Madonna. Grazie, grazie. Ma ormai è un grandissimo classico. Siamo abituati anche a questo. Nicolai è sempre sul pezzo. Passa sempre. Una delle domande che mi facevo più spesso prima di diventare un professionista era: che allenamento si fa prima di giocare? Non ci si stanca? Oggi vi faccio vedere un po' di routine pre-gara. In realtà questa è una domanda che varia tanto da squadra a squadra e da giocatore a giocatore. Infatti la maggior parte delle squadre, anzi direi quasi tutte, fanno l'allenamento mattutino di rifinitura. Questo allenamento, ok, si chiama così, però non è che vai ad allenare delle cose specifiche o delle situazioni di gioco. Anche perché, parliamoci chiaro, tu arrivi alla mattina della partita che le cose devono essere già tutte pronte e perfette. Non puoi sperare di migliorare la mattina prima, un po' come se andava a scuola che non studiavi per un mese e poi studiavi tutto la sera prima. Ragazzi, a me non è mai andata bene. Anzi, mi avete chiesto, faccio tipo i canestri nella mattina appunto di rifinitura, ma la risposta è no, anzi, io penso, questo però è un parere mio personale, che i canestri non servano tanto per migliorare. Questo perché? Perché quando hai un canestro, il tuo focus, il tuo obiettivo è quello di mandare la palla dentro al canestro. Questo però può essere dannoso perché appunto ti concentri troppo sul risultato e non su tutto quello che viene prima, che è la cosa fondamentale per ottenere il risultato, che è la tecnica. Infatti io non sono per niente un grande fan e poi sì, li faccio i canestri perché appunto sono comunque comodi, ti danno un riferimento appunto, ma non mi focalizzo mai su quanti ne ho fatti oppure non mi vanto di averne fatti tot eccetera, perché servono solo per Instagram e TikTok. La verità è che non serve nella vita reale andare a dire oh guarda che io faccio 20 canestri di fila, serve un cazzo. Anche perché la palla, ragazzi, nei canestri può entrare in tutte le maniere, anche se gli tiro un calcio ed è perfettamente centrata, entra nel canestro, però palla ad attaccare una palla calciata. Po' di squat, carico molto leggero, 60-70 kg, ripetizioni esplosive e non troppe. Così sicuro non ci si sta.
Ma allora, cosa ci faccio qui e non sono in palestra a fare rifinitura? Beh, semplicemente perché non avevamo la palestra disponibile per stamattina per allenarci, però appunto la cosa importante non è fare tecnica, quindi migliorare il proprio gesto atletico, eccetera, eccetera, ma è semplicemente svegliare il corpo per cercare di rendere al massimo poi nel pomeriggio. Quindi, venuto in palestra, ho fatto 2 esercizi proprio esplosivi per cercare di dare quel brio ai miei muscoli e niente, adesso vado a casa, ragazzi. Ragazzi, c'è veramente una bella giornata oggi. Ci sono 13 gradi, ragazzi. È assurdo, ragazzi, è assurdo. 13 gradi in montagna, come cazzo è possibile? Ma adesso, raga, pranzo diretto. Mi faccio un'insalatona con dentro tutto quello che ho in frigo, che, spoiler, non è tantissimo. Ci vorranno esattamente 4 secondi. Se non ci credete, guardate qua. 1, 2, 3, 4 secondi, ragazzi. Ve l'avevo detto. Brutti sfiduciati che non siete altri. E adesso, ragazzi, fuori. Tornando al discorso di prima, non voglio dire che i canestri non servano a nulla, però ecco, se volete un consiglio, dovete allenare le cose che vi servono veramente, come appunto fare canestro, sì, ma concentrarsi sui movimenti, per esempio, prima di arrivare sotto la palla, oppure sulla spinta delle mani piuttosto che sulla rotazione per alzare la palla dietro. Ma tranquilli, ragazzi, arriverà anche un video dove vi spiegherò un po' tutti i passaggi che almeno io faccio, non quelli giusti, perché non c'è una sola scuola di pensiero, però quelli che io faccio, quelli su cui mi concentro per palleggiare il meglio possibile. Perché non sembra, ma qualche volta, ragazzi, palleggio bene anche io. E quindi spesso si perde, diciamo, questo focus che si deve avere sulla tecnica. Ieri ho visto un video su TikTok molto bello dove c'era De Cecco, faceva questo allenamento con un altro palleggiatore americano molto forte che si chiama Mike Ama, dove appunto parlavano del palleggio dietro e De Cecco diceva: non concentrarti sul canestro, concentrati sul fare questo piuttosto che questo. E io sono completamente d'accordo su questa cosa qua, perché tanto, ragazzi, a nessuno frega un cazzo se fai un canestro da 12 metri fuori dal campo, perché tanto la partita è un'altra cosa. Lo vedete questo? Ovviamente non lo potete vedere perché l'ho oscurato, però questo è un progetto che sto portando avanti e che spero di poter realizzare nei prossimi mesi, ma seguiranno aggiornamenti perché è una cosa, secondo me, veramente figa, ragazzi. Eh sì, raga, perché come vi sto dicendo già da un po' di tempo, stanno partendo dei progetti, o comunque ho in testa tanti progetti, perché sono sempre legati al canale, però non fanno esattamente parte del canale, ma sono robe molto fighe. Portate ancora un po' di pazienza e vi prometto che vi spiegherò tutto, quando sarà un pochino più concreto. Adesso però, ragazzi, è giunto l'ora di fare il riposino pomeridiano, giusto 20 minuti per non farsi mancare niente, ecco. E niente, ragazzi, noi ci vediamo dopo, cioè tra poco. Don't play volleyball. Don't play volleyball. Your muscles get fucked, your hips get old. I look like a bag of money, I'm on. They wanna know what I'm on. Got diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on. Drip, way too. Nonostante fossero settimane che non giocavamo e quindi fossimo fuori ritmo gara, siamo riusciti a imporre la nostra pallavolo fin da subito, partendo dalla battuta. Abbiamo messo appunto una grande pressione, loro non sono mai riusciti a giocare con la palla vicino alla rete, quindi a sviluppare un gioco più efficace. Noi d'altro canto abbiamo giocato molto bene al centro della rete, come potete vedere con primo tempo e pipe, che li ha messi in grossa difficoltà, e quindi, ragazzi, ci ha portato a vincere in maniera abbastanza agevole la prima fondamentale partita per il primo passaggio del turno. E come ogni post partita ci ritroviamo qua, abbiamo vinto 3-0, diciamo che abbiamo giocato molto bene, non c'è stata un po' storia, ragazzi, rispetto magari alle altre partite dove partivamo forte e poi magari ci facevamo recuperare perché ci addormentavamo un po', ci rilassavamo un po'. Qua, ragazzi, abbiamo imposto il nostro ritmo fin da subito e non c'è stata storia, ragazzi. Adesso vado a casa, domani c'è riposo e niente, ragazzi. Ragazzi, come sempre spero che il video vi sia piaciuto, io vi aspetto nel prossimo. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi anche sugli altri social, li trovate qua sotto in descrizione. Vi voglio bene, ragazzi, state connessi, usciranno altri video molto presto e noi ci vediamo sempre qui su YouTube. Ciao, raga!